L'aereo del Presidente degli Stati Uniti d'America. Sto per entrare. Sì, sono salito veramente sull'Air Force One. È stata un'emozione incredibile, ho ancora la pelle d'oca adesso. Sapevo che in questo posto era possibile fare questo tipo di visita, ma non mi aspettavo che fosse così emozionante. Riceverò il materiale della visita interna direttamente dalla struttura. Infatti, uscendo mi sono registrato. C'era la possibilità di fare una piccola donazione e quindi di ricevere il materiale girato da loro della visita all'interno dell'aereo, perché purtroppo per motivi di sicurezza non era possibile salire né con fotocamere né con telefoni. Ma poco male, in questo momento non li ho ancora ricevuti, ma so che nel momento in cui caricherò il video ci saranno e li inserirò alla fine. Prima di iniziare però una nota importantissima: in tutto il video all'interno della struttura mi vedrete senza mascherina, perché negli Stati Uniti da ormai una decina di giorni si può girare senza mascherina se uno ovviamente ha ricevuto le corrette dosi di vaccino, ed è a discrezione del posto decidere se far entrare con la mascherina le persone completamente vaccinate o meno. In questa struttura c'era questo cartello. E ora partiamo dall'inizio. La musichetta indica l'apertura del museo. Visita incredibile, incredibile. L'Air Force One di JFK, di Kennedy. È stato utilizzato fino al 72, poi è stato messo come aereo di backup e nel 98 questo aereo è atterrato nella pista qui fuori per essere messo nel museo. Il nome è Sam 26000. Per quanto riguarda gli aerei del Presidente ce ne sono altri due. Questo, un jet da 12 posti, utilizzato nei primi anni degli anni 80, e quello là, 8 posti, utilizzato nei primi anni del 1960. Wow! Il Museo dell'Aeronautica Americana è divisa in diverse zone. Cominciamo da questa. La prima parte c'è la zona chiamata The Presidential, è tutto quello che riguarda gli aerei del Presidente. Si continua poi sulla parte che riguarda la US Air Force. Che è più o meno tutta questa zona. Ci sono anche sparse un po' in ogni dove la parte legata ai vari simulatori. Qui c'è il simulatore dello shuttle. Una cosa molto molto interessante e bellissima secondo me è che, ad esempio, il gruppo che c'è alle mie spalle, spesso si trovano questi gruppi di persone che ascoltano un veterano. Sì, in ogni padiglione si trovano i veterani, quindi militari ritirati in pensione, che passano il tempo qui a dare informazioni, a raccontare cenni storici, a raccontare aneddoti della loro esperienza nella US Air Force. Mi piace molto, devo dire la verità, è abbastanza emozionante, però forse perché sono stato a Orlando, dove ci sono tutti i parchi di divertimento, forse perché sono stato a Las Vegas, dove tutto è praticamente finto. Mi sembra di essere in un parco giochi o in non lo so, in qualcosa di finto. E il pensiero che sia tutto vero
ti lascia un po' senza fiato. Questa è veramente curiosa. Questa è veramente curiosa. Questo tipo di progetto è stato abbandonato nel 1961. 1969. Parte numero 2 del museo. Sto facendo le scale perché parte legata ai missili. No, non sono un grande esperto, ma mi sta piacendo molto, un'esperienza che vale la pena. Alla fine del video lascerò la mia top 3, le 3 cose che mi sono piaciute di più. E terza parte del museo dedicata alla guerra fredda. E facciamo un giro. Qui c'è una parte dedicata al muro di Berlino. F-117A Nighthawk Desert Storm. Questi tipi di aerei sono iniziati a essere disponibili grazie ai materiali e agli equipaggiamenti negli anni 70. Non avevo mai visto questi elicotteri qui, quelli da guerra, tipo Rambo per intenderci, e sono ed è veramente enorme, non mi aspettavo una cosa così grande. Wow, non si vede perché è buio, ma è veramente enorme. Altra parte del museo, la Corea, guerra in Corea. Qui si può entrare e si può filmare. Let's go. Posti comodi. Questa è l'economy. Ok, lasciamo la guerra in Corea, 1950-1953, e ci spostiamo nel 1961
con la guerra del Vietnam. Nella guerra del Vietnam erano un po' più piccolini gli elicotteri, però fanno comunque impressione, fanno veramente impressione. Questo è già più normale, me lo aspettavo. Questo è grande. Non lo so, forse perché mi fanno un po' paura gli elicotteri. Ah, però cambio, il Vietnam è la parte più fitta, con più aerei e più cose. Pensavo alla guerra fredda, ma era solo visivamente. Qui in effetti sono tutti attaccati. Caspita. Altra parte del museo, ne mancano due, questa che è dedicata alla seconda guerra mondiale. Adesso, ok, nota importante, l'ho fatto al contrario, quindi sono partito dalla fine del museo perché la raccomandazione era quella di andare subito sulla parte finale, che è dove c'è l'Air Force One, che in genere è quello che porta via un po' più di tempo, e quindi sono andato di là e sto tornando indietro. Una Dodge. Nuova parte del padiglione legata allo spazio, cosa fighissima. Pronti? Toccare un pezzo di luna. Un meteorite, un pezzo di meteorite della luna, per favore toccare, va bene. L'ultima parte del museo è quella che riguarda i primi anni del volo, quindi i primi anni del Novecento, ed è tutto un po' così. In effetti fa un po' impressione, devo dire. Fa un po' impressione arrivare dall'Air Force One o le missioni lunari e poi capire che tutto è partito da qui. Al terzo posto ci piazzo questo. 1914, Ingegner Caproni, Italia. Infatti sul fondo si possono vedere le bandiere italiane. Che coraggio! Poi è enorme, non ho capito quanto sia enorme. Posizione numero 2, la possibilità di toccare un pezzo di un meteorite. Al primo posto ovviamente l'Air Force One. Entrare nell'Air Force One è qualcosa di speciale. Lui è molto famoso. Non mi sono dimenticato, ecco le immagini dell'interno dell'Air Force One, SAM 26000,
questo era il nome, un Boeing 137 utilizzato da JFK, l'Air Force One. Ciao!